Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con tutte le bacchette e gli oggetti che abbiamo realizzato della saga di Harry Potter attraverso i miei tutorial. Mi piaceva fare questo video per rivederli tutti insieme e parlarne brevemente e magari vedere anche i materiali che sono necessari per realizzare quasi tutte le bacchette del mondo di Harry Potter. Allora, le prime due con cui abbiamo cominciato sono state quella di Harry Potter e quella di Hermione Granger. Wingardium Leviosa. Wow. Poi abbiamo proseguito facendo la bacchetta di Sambuco. Vedo con interesse che hai ritrovato la mia bacchetta di Sambuco. È la bacchetta più lunga, circa 38 cm, e come tutte le altre bacchette, voi lo sapete, io utilizzo questa tecnica di usare il bastoncino di legno e la cartapesta. Ed è un modo molto semplice, molto replicabile. Mi piace fare dei tutorial che tutti possono rifare gli oggetti in un modo abbastanza buono, in casa, semplicemente con poche cose, che dopo andremo a vedere quali sono le cose fondamentali da avere. Poi abbiamo fatto la bacchetta di Draco Malfoy, che è caratterizzata dai due rilievi. Anche questa è venuta molto bene e si può realizzare semplicemente. La bacchetta di Piton, eccola qui, che è caratterizzata da questi, soprattutto dalle incisioni sul manico. Devo dire è la bacchetta un pochino più difficile forse da fare di quelle che abbiamo fatto fino ad oggi, proprio per la realizzazione del manico, però anche questa è replicabile facilmente da chiunque. E poi abbiamo fatto la bacchetta di Ron. Fatto il misfatto. Fatto il misfatto. Oh no! È una bacchetta abbastanza lunga, quasi come quella di Silente, sui 35-36 cm. E devo dire, pur essendo una bacchetta di quelle meno famose forse, è venuta invece molto bene, soprattutto la parte, diciamo, del legno, che qua deve essere poi rovinata. Andate a vedere il video della bacchetta di Ron, perché è molto facile da fare e viene veramente bene, ma come tutte le altre. Di tutte le bacchette ci sono i video, quindi andateli a vedere e rivedere se volete fare una di queste bacchette. Nel frattempo abbiamo realizzato anche il boccino d'oro, che devo dire ragazzi è venuto bellissimo. Vedetelo il video, perché anche nel video, nella lavorazione si vede come viene e è venuto veramente bello. E poi soprattutto le scatole, perché avere la bacchetta sì, si può mettere poi in mostra in questo modo, trovando un punto dove poterla appoggiare o infilare, che è molto bella nella stanza, ma avere anche la scatola, specialmente se vi piace farla per regalarla ad esempio, avere anche una scatola in cui riporla, ecco, tipo questa, è sempre molto molto bello. Le scatole non sono quelle proprio perfette del mondo di Harry Potter e di Ollivander, sono fatte in un modo molto più semplice, però anche queste sempre nell'idea che siano facilmente replicabili e realizzabili da chiunque con poche cose. Cosa è necessario quindi avere per fare quasi tutte le bacchette del mondo di Harry Potter? Allora, la colla a caldo è fondamentale, avere una buona pistola tipo questa, che poi è anche abbastanza economica, costa circa 10 euro su Amazon, dei colori acrilici. I fondamentali per fare quasi tutte le bacchette sono proprio questi: il nero, il marrone e il giallo. E poi dei pennelli piatti, mi raccomando piatti, perché per questo tipo di lavorazione i pennelli piatti sono l'ideale. E naturalmente la colla vinilica. Allora, queste cose sono fondamentali per fare tutti i lavori che abbiamo sempre fatto, quelli che faremo in futuro e anche tante altre cose che dentro casa potete fare se vi piace realizzare delle cose per vostro conto. Quindi sotto nei commenti vi lascerò il link di alcune di queste cose
che io ho comprato su Amazon e che voi potete tramite il link andarle a comprare. Molti hanno notato la mia Nimbus 2000. Questa, come tutte le cose che avete visto magari nei video, il cappello parlante, il libro Mostri dei Mostri, tranne Edwige praticamente, sono state realizzate da me. E poi magari di questo ne farò qualche video, sono tutorial un po' più complessi, però ad esempio la Nimbus 2000 è facilmente realizzabile e di questo ne voglio fare un video che sarà la realizzazione di un'altra Nimbus 2000 che vedrete in un prossimo video. Allora, per questo video che era soltanto così, diciamo, riepilogativo dei nostri tutorial fatti fino ad oggi, è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate nei commenti preferenze per i prossimi video, magari sia sulle bacchette, come al solito, o su altro. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.